Abbiamo un enorme problema in questo pianeta. La popolazione terrestre continua a crescere inesorabilmente secondo il misuratore che abbiamo visto poco fa. La verità è questa. La Terra è spaventosamente sovrappopolata e va incontro alla sua distruzione, ma anche alla distruzione di tutta la vita su di essa. E questo succederà a causa della sovrappopolazione. La colpa di questa sovrappopolazione è unicamente dell'uomo stesso perché non sa darsi dei limiti. Voi pensate che questo non sia un problema? Se prendiamo una popolazione batterica e la inseriamo in un disco di cultura batterica, dunque in un posto limitato in un ambiente ricco di cultura, cioè ricco di un alimento di cui si nutrono i batteri, vediamo che cominciano a riprodursi, poche unità cominciano in poco tempo a crescere e moltiplicarsi, aumentando di popolazione secondo una certa curva che possiamo mostrare graficamente. In questo grafico osserviamo la curva di crescita batterica secondo la disponibilità di mezzi di sostentamento disponibili in un ambiente chiuso. Qui inizia a svilupparsi e a riprodursi, ma quando la popolazione batterica diventa numerosa e produce dei rifiuti, e quindi quando i rifiuti si accumulano e non c'è più disponibilità, inizia la fase di decrescita e di morte, perché sono state consumate tutte le risorse di questi batteri e ne rimangono solo poche. Possiamo fare il parallelo con la popolazione mondiale in cui la Terra è limitata come spazio e ha una quantità di risorse non infinite. Alcune si possono rinnovare, però prima o poi le risorse della Terra tendono a finire. Inoltre dobbiamo considerare che ci possono essere fattori tipicamente umani come le guerre, le bombe atomiche, l'inquinamento globale, la deforestazione. Possono entrare tanti fattori in senso negativo che possono mettere in crisi la sopravvivenza umana. Secondo l'andamento del grafico batterico si può ipotizzare che per la popolazione mondiale avverrà la medesima condizione e situazione. Non si sa quando, forse ora o fra un decennio o più. Dopodiché si arriverà a una decrescita rapida della popolazione umana. Che cosa succederà? Per essere prudenti e non catastrofisti dobbiamo riuscire a controllare le nascite per garantire la sopravvivenza dei nostri figli e dei nostri nipoti. Abbiamo sempre più bisogno di energia con le conseguenze del caso perché per produrre tanta energia e subito le fonti alternative non bastano e bisogna ricorrere alla più rapida che attualmente è l'energia nucleare. Ma ha dei rischi notevoli. Non è un problema teorico, è pratico. Se non ci pensiamo oggi sarà difficile troppo tardi. Il volume complessivo della popolazione, cioè gli individui che vivono nello stesso periodo di tempo, dipende da diversi meccanismi che si sovrappongono. Il tasso di natalità varia secondo i tempi e le popolazioni. Questo tasso è spesso inversamente proporzionale al tenore di vita. Quando l'istruzione e il tenore di vita aumentano, il tasso di natalità diminuisce. Il tasso di mortalità naturale che viene completato dagli incidenti della storia, carestie, malattie e guerre. Supponendo che il tasso di fertilità per donna rimanga stabile, la popolazione continuerà a crescere meccanicamente perché l'aspettativa di vita aumenta. Questa speranza è legata a fattori comportamentali e dietetici legati alla spesa sanitaria e in relazione a fattori economici, sociali e ambientali. Oggi c'è un'inversione di tendenza delle nascite, in particolare in quei paesi più evoluti economicamente, ma considerato che la vita si allunga un po' ovunque, la crescita va al rialzo. L'aspettativa di vita oggi è di circa 80 anni in Europa, ma meno di 50 in Africa, e di 120 anni nei casi più estremi, ma questo limite potrebbe aumentare significativamente con lo sviluppo delle biotecnologie e la comprensione dei meccanismi molecolari dell'invecchiamento. È possibile vivere fino a 200, 300 e anche 800 anni. Recenti scoperte scientifiche confermano questa possibilità che sarà inevitabile nel prossimo futuro. Abbiamo una serie di altri problemi considerevoli, tra i quali la gestione delle risorse. È legittimo per ogni essere umano avere il meglio di ciò che gli uomini producono, ma l'aggiornamento ai più alti standard comporterebbe energia insopportabile e consumo di materie prime. Abbiamo problemi di riciclaggio e deterioramento dell'ambiente. Non siamo in grado di gestire il riciclaggio dei nostri consumi. Le nostre tecnologie sono troppo primitive e dovremo costruire una civiltà in cui il 100% dei prodotti sia riciclabile al 100%. Poi abbiamo i problemi sociali, le ideologie e i paradigmi a cui aderisce una larga maggioranza della popolazione non ci permettono di sperare di costruire una società armoniosa. Ci vuole un sacco di tempo per educare una popolazione. Il tempo è nelle generazioni. Non siamo pronti a vivere di più insieme.
Poi l'influenza dei flussi migratori. Oggi vediamo la coabitazione di sacche di prosperità che attirano come una calamita le genti di quei paesi in eccesso di sovrappopolazione. Questa situazione provoca tensioni insopportabili e porta al seme della discordia, scontri e guerre. Le famiglie numerose si trovano in popolazioni povere e svantaggiate perché ignoranti o troppo povere per praticare un metodo contraccettivo. C'è una grande disparità secondo i paesi. Il tasso di natalità diminuisce quando aumenta il PIL, mentre il tasso di natalità aumenta nei paesi più poveri. C'è dunque un fattore economico. Nei paesi poveri, dove non esiste un sistema di protezione sociale collettiva, cioè nessuna sicurezza sociale, né sussidi di disoccupazione, nessuna pensione, eccetera, esiste una solidarietà familiare e i figli sono una garanzia di sicurezza. Considerato che il problema è la questione demografica, allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cambiare i nostri paradigmi. Il messaggio degli Elohim dato a Rael il 13 dicembre 1973 ci viene in aiuto e riguardo alla sovrappopolazione gli Elohim dicono questo. È necessario che sviluppiate la contraccezione e che facciate leggi molto severe che autorizzano le donne ad avere solo 2 figli. Se ogni coppia genera soltanto 2 figli, la popolazione non aumenterà più. A livello delle soluzioni proposte, gli Elohim insistono sull'educazione, l'emancipazione delle donne e l'aiuto allo sviluppo. E poi dobbiamo prepararci allo shock del futuro. Avremo un considerevole calo della produttività e del lavoro umano. L'intelligenza artificiale, le macchine autonome e i robot arrivano. Il lavoro si ridurrà considerevolmente ovunque, creando disoccupazione e problemi sociali. L'assurdità è che allo stato attuale non si fa nulla di concreto per affrontare questo problema. L'ONU tace. Auguriamoci che la saggezza e il buon senso prevalgano sulle ideologie e sui profitti. Buona vita a tutti!